Quanti di voi hanno amato la graphic novel Watchmen di Alan Moore? Colpevole. Quanti di voi hanno visto il film realizzato da Zack Snyder ormai 15 anni fa? Colpevole di nuovo. Quanti di voi hanno amato, tra il film, ma soprattutto la graphic novel, il personaggio del comico, Edward Blake, un simbolo dell'imperialismo diretto americano degli anni 70 e 80, ma anche, potremmo dire, la trasfigurazione delle peggiori abitudini dell'amministrazione Nixon. Nell'universo creato da Alan Moore e da Dave Gibbons che cura i disegni, Edward Blake si spaccia per uomo d'affari, ma è solo una copertura per la sua vera identità, l'identità del comico, un vigilante che continua ad operare nonostante vengano messe al bando le maschere e che lavora per il governo. È l'uomo delle operazioni sporche. Lui stesso ha una storia molto turbolenta, da giovane tenta di stuprare la prima Spettro di Seta, poi farà una storia romantica con lei, da cui nascerà la figlia Lori Jupiter, meglio Juspecic, che diventerà la seconda Spettro di Seta. Ma quello che a noi interessa è la parte finale della sua vita, un finale in cui il comico si rende protagonista di tanti lati oscuri della storia americana. Una storia parallela, distopica in Watchmen, che si svolge in un 1985 molto diverso dal nostro. Un 1985 in cui la guerra fredda con l'Unione Sovietica arriva al punto più caldo, in cui soprattutto Tricky Dicky, Richard Nixon è ancora alla Casa Bianca, in cui lo scandalo Watergate non c'è mai stato, perché ci ha pensato lui, il comico, ha fatto fuori i due giornalisti, Woodward e Bernstein, che stavano indagando sul caso. In questo modo, e tramite la vittoria in Vietnam grazie al dottor Manhattan, Richard Nixon è ancora presidente degli Stati Uniti. È riuscito anche a bypassare il limite dei 2 mandati. È arrivato al 5º mandato, potenza della vittoria. Ma a chi si è ispirato Alan Moore per il personaggio del comico? Un piccolo indizio ce l'abbiamo in un film sempre del 1985, Rambo 2. L'avete mai visto? Avete mai osservato bene uno dei mercenari con cui lavora inizialmente Rambo quando torna in Vietnam? È esattamente il comico. È un uomo che lavora per gli Stati Uniti, armato fino ai denti, con una corazza di cuoio e uno smile appuntato sulla corazza. Ma potremmo dire che questo è quasi un omaggio, un easter egg, come si suol dire in ambito cinematografico, da parte degli stessi sceneggiatori del film. Semmai, la vera ispirazione è giunta da George Gordon Battle Liddy, un uomo che è stato davvero il braccio armato di Richard Nixon nelle questioni sporche. A lui Alan Moore si è ispirato per creare Edward Blake, non certo per il nome, preso invece a prestito facendo un gioco di parole con Blake Edwards, il regista della serie La Pantera Rosa. Era un modo per scherzare sulla natura del comico, che è tutto fuorché un portatore di gioia e di risate, è un portatore di morte e disperazione. Un po' come Gordon Liddy, con cui condivide il personaggio del comico un'altra caratteristica, quella di essere sotto sotto un vero e proprio nazista. Questo video, come molti altri del nostro canale, vi è offerto dai nostri preziosi partner di NordVPN, che hanno studiato una nuova interessantissima offerta rivolta proprio a tutti i nostri follower. In esclusiva, nelle prossime settimane, chi acquista un piano biennale tramite il link che trovate in descrizione al video potrà ottenere 2 vantaggi esclusivi. Innanzitutto, un maxi sconto extra di abbonamento per se stesso e poi un coupon valido 6 mesi per 6 mesi gratis di NordVPN che potrete regalare a chiunque vogliate, che sia la vostra fidanzata, il vostro marito, il vostro migliore amico, un conoscente, chi volete, solo per condividere la gioia di un dono, il dono della sicurezza, che è un aspetto molto importante anche nella professione di noi giornalisti. Quindi non perdete questa opportunità. La nostra storia, la storia di Gordon Liddy, il vero comico, inizia proprio da questo piccolo particolare, un particolare decisamente inquietante. Il 10 maggio del 1974 Liddy viene condannato per oltraggio alla corte, dopo essersi rifiutato di rispondere a delle domande della sottocommissione speciale per l'intelligence della Commissione per i servizi armati della Camera. Liddy viene dichiarato colpevole e gli viene inflitta una pena detentiva che è sospesa per il momento con libertà vigilata. Ma Liddy
ha altri problemi molto grossi. Qualche mese prima, esattamente alla fine del 1972, un altro tribunale lo ha condannato alla bellezza di 20 anni di carcere e lo ha condannato anche a una pena pecuniaria di $40.000. Perché? Perché Liddy, assieme a un suo socio, un socio piuttosto famoso di cui abbiamo già parlato, Everett Howard Hunt Jr., aveva organizzato l'effrazione del Watergate, la famosa squadra degli idraulici che aveva piazzato le microspie all'interno della sede del Comitato Elettorale Democratico per intercettare tutto il traffico che passava per quell'ufficio e agevolare la campagna di rielezione di Richard Nixon. Liddy aveva proposto lui stesso assieme ad Hunt quel tipo di intervento al presidente e al suo staff. Un intervento anticostituzionale, illegale, un qualcosa che non doveva assolutamente verificarsi. Ne abbiamo già parlato del Watergate, trovate il video nel canale. È una storia così intricata, così brutta, così sporca, che a volte ci si domanda se effettivamente l'America non abbia un passato non solo burrascoso, ma da nascondere come la polvere sotto i tappeti, per la vergogna. Liddy arriva a l'incarico da plumber, da caposquadra degli idraulici, dopo trascorsi come avvocato e come agente speciale dell'FBI. È un uomo intimamente, profondamente di destra, con simpatie per l'estrema destra, diciamola tutta, per il nazismo. E quelle simpatie per il nazismo le manifesta un giorno in particolare, il 30 gennaio del 1973. All'arrivo nel carcere, dopo aver passato l'ufficio matricola, dove lo iscrivono nei ranghi dei prigionieri e arrivano a catalogare come sempre si fa tutto ciò che possiede il detenuto, Liddy attraversa i corridoi della prigione fino alla sua cella, cantando, o meglio canticchiando, un motivetto. È l'Horst Wessel Lied, la canzone di Horst Wessel, l'inno simbolo del partito nazista. Se ne accorgono tutti quanti i detenuti e se ne accorge anche il direttore della prigione, che da quel momento in avanti mantiene Liddy isolato rispetto ai detenuti afroamericani e ai detenuti latini. C'è il pericolo di sommosse o peggio ancora di rese dei conti durante l'ora d'aria. Liddy trascorre in carcere appena 4 anni e mezzo, nonostante la pena di 20 anni, ma tanto basta per identificarlo come l'uomo su cui ricadono buona parte delle responsabilità del Watergate. Il suo nome emerge nelle intercettazioni e successivamente nelle indagini condotte da Woodward e Bernstein, Bob Woodward e Carl Bernstein, due grandi giornalisti che attraverso anche le spifferate della cosiddetta gola profonda arrivano al cuore dello scandalo, uno scandalo terribile, perché non ci sono solo le infrazioni al Comitato Elettorale Democratico, ci sono le registrazioni illegali condotte all'interno della Casa Bianca nei confronti di chiunque varchi lo studio ovale. E poi c'è anche l'aggressione al dottor Lewis Fielding, uno psichiatra che veniva dichiarato un vero e proprio nemico dell'amministrazione Nixon. Liddy aveva fatto irruzione assieme ad altri membri della Casa Bianca nell'ufficio di questo psichiatra per trafugare alcuni dossier, alcuni file compromettenti, scottanti, file che non dovevano assolutamente diventare di dominio pubblico, perché potevano diventare molto compromettenti per una parte del Partito Repubblicano. Sono gli anni 70, all'inizio degli anni 70, gli anni in cui nella realtà, non quella di Watchmen, quella che effettivamente abbiamo vissuto, gli Stati Uniti d'America si trovano impantanati nel Vietnam. Sono gli anni immediatamente successivi all'offensiva del Tet, di cui abbiamo parlato in un altro video. Sono gli anni in cui negli Stati Uniti monta il movimento di protesta, il movimento pacifista, il movimento giovanile, poi ci sono le Pantere Nere, c'è tanta carne al fuoco. C'è soprattutto lui, Richard Nixon alla Casa Bianca, un uomo detestato da molti. Se avete visto un altro film molto bello, basato sulla storia vera, Good Morning Vietnam, ricorderete che un alto ufficiale definisce all'epoca Nixon, che non era ancora tornato alla Casa Bianca come presidente, ma vi era già stato in veste di vice di Ike Eisenhower, come una simpatica canaglia che aveva fatto talmente tante stronzate che con quelle ci si sarebbe potuto concimare il Sinai. La natura sporca e scorretta di Nixon era nota ai più. Quel soprannome, Tricky Dicky, Dick l'imbroglione, non gli era stato affibbiato per caso. Era riuscito comunque a vincere le elezioni, tornando alla Casa Bianca da presidente dopo la sconfitta subita da JFK, semplicemente puntando sull'inefficienza dell'amministrazione Johnson in Vietnam.
Nixon aveva promesso agli americani che avrebbe risolto il conflitto. Lo risolverà, certo, ma con degli accordi, gli accordi di Parigi, che porteranno gli Stati Uniti a uscire dal conflitto. Un'uscita che sarà prodromica semplicemente alla sconfitta del Vietnam del Sud e alla fuga precipitosa da Saigon degli ultimi americani. Ma Nixon ha altri piani, altri progetti. Ha progetti ambiziosi, progetti che riguardano anche la ristrutturazione della stessa società americana. Sono progetti pericolosi, sono progetti che passano attraverso uomini come Liddy, che si era dimesso dall'FBI nel 1962, diventando avvocato, lavorando con suo padre che era specializzato in brevetti, e poi semplicemente si era buttato sulla politica. Liddy era diventato un uomo del partito conservatore dello Stato di New York. Si era anche candidato alle primarie del partito repubblicano per il 28° distretto congressuale, ma non gli era andata bene. Aveva perso contro Hamilton Fish IV. Quello che però contava era la sua cieca fede in due motti: America First, prima l'America, e Down with the Commies, abbasso i comunisti. Erano questi semplici motti che lo aveva fatto entrare nelle grazie di Richard Nixon, di cui era diventato direttore per la contea di New York nella campagna presidenziale del 1968. Da lì era stato ricompensato con un incarico da assistente speciale per la lotta al traffico degli stupefacenti e successivamente all'interno del Dipartimento del Tesoro, poi come controllore del programma degli Air Marshal. Tutto questo aveva facilitato la sua carriera, una carriera che era diventata fulminante, perché pensate che nel giro di 2 soli anni Gordon Liddy passa dall'essere un efficiente, ottimo ordinatore di campagna elettorale ad avere accesso praticamente a quasi tutti gli uffici della Casa Bianca. Ed è qui che nel 1972 propone al presidente e ad Hunt di creare la White House Plumbers, l'unità investigativa speciale degli idraulici, che doveva semplicemente filtrare le notizie alla stampa e controllare che non vi fossero pericolose fughe per quanto riguardava proprio le notizie. Una censura, bella e buona, ma fino all'esercizio di un controllo preventivo ancora tutto sommato si può ritenere il tutto accettabile, per quanto negli Stati Uniti la censura sia sostanzialmente proibita a livello costituzionale. Ma da lì si va oltre. A partire del 1972, Liddy e Hunt mettono in piedi quella che verrà chiamata Operazione Gemstone, una serie di azioni clandestine e illegali che rientreranno nel caso Watergate. Sono tutte azioni che devono screditare presso l'opinione pubblica l'operato del Partito Democratico. Devono in sostanza plasmare la società americana, rendendola sempre più impermeabile di fronte alle istanze democratiche e sempre più compatta dietro le politiche repubblicane. È una manipolazione, è quasi un tentativo di lavaggio del cervello. E in questo caso Liddy ha mano libera. Può fare ciò che vuole. Tutto quello che propone viene vagliato in fretta e approvato dallo staff presidenziale, compreso quella idea malsana, quella dell'irruzione del Comitato Nazionale Democratico al Watergate. Un'irruzione che Liddy paga. Paga con quella condanna, 20 anni e $40.000 di multa. 20 anni che alla fine diventano 8, perché Jimmy Nocciolina Carter decide di commutarne parte della pena, rendendolo idoneo alla libertà vigilata. Quando Gordon Liddy esce dal carcere, non canta più Lord Wessel, ma è ancora profondamente, intimamente di simpatie naziste e soprattutto di estrema destra. Pubblica un'autobiografia piuttosto controversa, intitolata Will, che diventa un bestseller, tira oltre 1 milione di copie. In essa Liddy afferma di essere stato disposto a uccidere durante l'irruzione nello studio dello psicanalista. Non solo, insieme al suo socio Hunt, aveva pianificato l'uccisione di un giornalista, Jack Norman Anderson, editorialista, premio Pulitzer. Perché? Perché durante un colloquio alla Casa Bianca, nello studio Ovale, Nixon, profondamente irritato da un editoriale di Anderson, aveva detto: dobbiamo sbarazzarci di questo Anderson. Liddy aveva preso alla lettera quelle parole, aveva deciso che quell'uomo doveva morire. Per fortuna i suoi piani omicidi non si sono mai realizzati, ma è da questa tendenza a usare le armi, a usare le maniere spicce, le sue simpatie per il nazismo, le sue idee profondamente di destra, i suoi legami pericolosi con Nixon, che Alan Moore trae a metà degli anni '80 il ritratto del comico, di questo super agente che prima con la semplice mascherina sul volto, poi con una maschera di cuoio pesante, la sua armatura anch'essa di cuoio rinforzato,
lo smile e armato fino ai denti irrompe sulla scena per le missioni più pericolose, ad esempio per liberare gli ostaggi dell'ambasciata a Teheran, cosa che come sappiamo non è avvenuta, oppure semplicemente per disinnescare qualche crisi pericolosa. Woodward e Bernstein. Il vero Liddy invece continua, dopo la sua scarcerazione, a scrivere, condurre show radiofonici, a farsi ospitare nelle televisioni e a parlare secondo le sue idee a volte molto pericolose. Ad esempio, dopo l'attentato di Oklahoma City, un attentato devastante che colpisce un edificio federale e che scuote le coscienze dell'America, in risposta alle parole del presidente Clinton, che denunciò quel sottobosco rabbioso, quella pancia oscura dell'America, che continuava a nutrire odio attraverso proprio le radio conservatrici. Liddy rispose: in fondo la testa di un uomo o di una donna è un bersaglio difficile da colpire, ricordando quello che era avvenuto a JFK e che lui stesso aveva utilizzato qualche volta al poligono le foto del presidente Clinton e di sua moglie Hillary come bersagli per esercitarsi al tiro. Parole forti, parole molto dure che avevano suscitato scandalo, ma si sa, negli Stati Uniti la libertà di parola è tutto. Liddy poteva affermare ciò che voleva, pur risultando un personaggio continuamente scomodo, e tale è rimasto fino alla fine, fino alla morte sopraggiunta pochi anni fa, nel 2021, per nulla dimenticato in realtà dalla società americana. Una società che lo ha visto protagonista in televisione, a volte anche in ruoli minori nei telefilm o nei film, consulente per film di inchiesta e film di guerra, o semplicemente protagonista di inchieste televisive. Gordon Liddy, come detto, è morto nel 2021 da cittadino libero, apportando con sé l'ombra ingombrante della squadra degli idraulici e del suo modo di far politica decisamente stravagante e sicuramente illegale. Non è morto come Edward Blake, gettato da un grattacielo. Non ha avuto un funerale di Stato come Edward Blake, con le salve di fucili di un plotone di Marines. Non ha avuto la bandiera a stelle e strisce sulla bara, ci mancherebbe altro. Soprattutto Gordon Liddy non ha avuto l'epitaffio del comico, fatto da Rorschach. Ce lo ricordiamo? Blake l'aveva capito. La natura umana è troppo selvaggia. È stupido pensare di cospargerla di zucchero per mascherarla. Blake aveva capito e aveva deciso di diventare una parodia della società, una barzelletta. Ecco, quella barzelletta, la barzelletta di Pagliacci, della trasfigurazione tra l'uomo e la tragedia. Liddy l'ha vissuta, ma non l'ha avuta come omaggio al funerale. Lui sì, è stato un uomo da tragedia, è stato la trasposizione reale nel nostro mondo del comico, un portatore di sofferenze e per poco anche non un portatore di morte diretta. Dietro il suo sguardo teoricamente amichevole, dietro i suoi baffi, dietro la sua parlata con l'accento di New York, c'era solo una persona arrabbiata e convinta che l'America avesse solo una possibilità di salvezza, un'unica speranza. L'amministrazione Nixon si sbagliava, e non solo lui, ma questo l'abbiamo visto dopo. Se oggi l'America non dimentica Gordon Liddy, quello che ha fatto e i motivi per cui è passato la storia, lo deve allo scandalo Watergate, lo deve ai suoi libri, a ciò che ha lasciato dietro di sé, e in fondo lo deve anche ad Alan Moore, che dalla figura dell'ex capo degli idraulici ha ricavato il simulacro del vigilante più temuto, più tragico e per certi versi più romantico e alfiere della disperazione che il mondo della letteratura abbia mai conosciuto.